Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di luglio 2023. Ok. Wow! Ragazzi, torre e giudizio. Ragazzi, periodo di risveglio spirituale. Questo ce l'ho chiaro, è la prima cosa che mi è arrivata. Momento di crisi, momento di reset, presa di consapevolezza. E normalmente quando ci sono i momenti torre c'è un salto quantico proprio alla quinta dimensione. Wow, energia importante. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta, perché qui ho proprio la sensazione che ci sarà un prima e un dopo. E vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nella descrizione sotto trovate una guida che vi spiega come unire il significato di questi oroscopi. Trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi. Ok. Ragazzi, abbiamo la luna, un 5 di spade, un 5 di bastoni, un 6 di coppe, un re di coppe, un 5 di coppe e un 8 di spade. Wow. Ragazzi, la luna al contrario mi dice che qualche cosa qua verrà a galla, ve lo dico. Perché quando la luna è al contrario è perché molto probabilmente si scopriranno degli altarini e da lì arriva questo 5 di spade. 5 di spade è sempre una carta di conflitti interni o esterni. Considerato che c'è anche un 5 di bastoni, ho come la sensazione che sarà una situazione esterna. Può essere una situazione che riguarda il passato perché abbiamo luna 6 di coppe e giudizio, quindi facilmente qualche cosa che riguarda i tempi andati. Potrebbe essere anche una questione familiare, magari per qualche questione legata dell'eredità, piuttosto che sì, non è così per tutti in realtà. Adesso andiamo a vedere poi carta per carta di che cosa si tratta. E diciamo che l'energia principale non è proprio così allegra in questa seconda parte di luglio. Andiamo a vedere. Partiamo con la luna. 8 di coppe, 8 di pentacoli, imperatrice. Allora ragazzi, qui potrebbe far riferimento a qualche questione che arriva da lontano, o una persona che arriva da lontano, che magari si è allontanata per questioni di lavoro. Adesso io vi do le varie opzioni, poi ognuno di voi la adatti alla propria realtà. Adesso andiamo man mano, vediamo che cosa mi dicono anche con le altre carte, così riesco a essere più precisa. 5 di spade, abbiamo un 7 di spade, mancava l'appello, e un 7 di coppe. È interessante come 8, 8, 7 e 7. Dunque, i conflitti potrebbero essere esterni, come vi dicevo, ma ho come la sensazione, ragazzi, che qui qualcuno vi possa aver raccontato delle bugie o possa raccontarvi delle bugie, per cui ecco da lì i conflitti, la confusione mentale, la caduta delle illusioni, ok? E comunque queste sono due carte che quando sono al contrario parlano proprio di qualche truffa, di qualche bugia, di qualche sotterfugio che viene a galla.
Infatti qui c'era la presa di consapevolezza. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, 3 di spade e 2 di spade, mi sembra giusto. Sì, ragazzi, guardate, lo vedo un periodo veramente un po' sottotono, se ve la devo dire tutta. Non tanto perché voi in sé stiate male, ma perché ci sono degli avvenimenti esterni, potrebbe essere il rientro di una persona o il venire a sapere qualche cosa che potrebbe essere inerente, ehm, per qualcuno a una madre, una questione con un genitore perché abbiamo l'imperatrice. Per qualcun altro potrebbe essere la persona di interesse o un'amicizia. Vi dico che ho molto forte un'amicizia anche. Però qui con questo 3 di spade c'è qualche cosa che fate fatica a digerire fondamentalmente ed è proprio quello che verrà fuori, che vi creeranno un poca confusione mentale riguardo a questa persona o la relazione che avete con questa persona o una determinata situazione. Tenete presente che il 5 di spade parla sempre anche di conflitti verbali, di discussioni proprio, di litigi. Andiamo a vedere 6 di coppe. Mm. L'una un'altra volta al contrario e 3 di bastoni. Sì, ragazzi, c'è proprio qualche cosa legato a un legame di infanzia. O anche, guardate, se per caso avete una relazione con una persona che pensate essere la vostra anima gemella, voi siete convinti che quella è l'anima gemella, io vi dico che potrebbe invece essere un'anima karmica. Perché ci sono veramente tantissime spade e le 2 carte di coppe che ho son carte di tristezza. Ho 2 volte la luna, ho la torre. Andiamo a vedere il re di coppe. Regina di denari, quindi un'altra regina. Diavolo è appeso. Ragazzi, se è una questione con un genitore, ho come la sensazione che questa persona, poi dipende se il re di coppe è un genitore, se magari è la vostra persona di interesse, perché potrebbe essere la persona che magari ritorna, perché ho come la sensazione che si dipinga come una persona amorevole, che si dipinga come una persona, sapete, sono quelle persone che vi dicono non ti preoccupare, penso tutto io o cose di questo, ma in realtà sia solo per manipolarvi, per bloccarvi, per non farvi muovere. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Per togliervi indipendenza, ok? Certe volte mi verrebbe, quando vedo questi gruppi di carte così, è anche una sorta di rieducazione che sta tentando di fare l'altra persona nei vostri confronti. Vi dico questo perché abbiamo il diavolo, abbiamo il 3 di spade, abbiamo l'8 di spade e abbiamo il 5 di spade. C'è manipolazione mentale per molte persone. Magari non è fatta in modo consapevole da parte dell'altro, però sì che c'è una tendenza a controllare, a forzare certe cose. Il 5 di coppe al contrario è spiegato da un asso di pentacoli e dalla carta della stella. Ragazzi, si ha sempre, sempre la possibilità di scegliere, la possibilità di ricominciare. E tenete presente che quando arriva la torre, normalmente sono eventi esterni mm, che ci manda l'universo per reindrizzarci. Sapete, quando si fa un lavoro di manifestazione, di obiettivi, un lavoro di sogno magari, come ci dice 6 di coppe, si punta un obiettivo e si fa di tutto per raggiungere quell'obiettivo, però ci sono diversi ostacoli, tutte le volte sempre più difficili e quel risultato, quel sogno non si compie mai. In quel caso lì è un po' come se fossimo di coccio e non capissimo che probabilmente di lì non è la strada. Quindi o c'è da rimodulare un pochettino il sogno o
Se proprio noi ci ostiniamo, l'universo ci manda i momenti torre e sono proprio quei momenti che servono a reindrizzarci nella nostra strada personale. Può essere che siano momenti, diciamo di distruzione, perché effettivamente è la caduta delle certezze. Quando arriva la torre, è come se tutto quello su cui si è basata la vostra vita, il vostro sistema di credenze, in questo momento cadesse. Di conseguenza poi da lì si può solo ricostruire e qui lo vedo. C'è un asso di denari, c'è un nuovo inizio. Il punto è che siete ancora un po' troppo in fase di tristezza, di vittimismo, mi verrebbe da dire, perché quando c'è l'otto di spade ci si sente vincolati. Ma vi dirò, è una conseguenza di questo diavolo. Una volta che voi riuscite a vedere le cose da un altro punto di vista, diciamo ad essere più obiettivi, a vedere le cose anche da un punto di vista più ampio, vi renderete conto che questi pensieri negativi sono anche piuttosto facili da lasciare andare, da purgare. Andiamo a vedere l'otto di spade. 10 di bastoni. Sì, ragazzi, dovete togliervi le responsabilità che non sono vostre e piano piano pensare alla guarigione, a ricaricare le pile, pensare a voi stessi. Guardate, io lo vedo un periodo di rivelazioni. Ecco, se siete single, adesso poi farò anche i video per i single, però come la sensazione che vi dicano, non fidatevi troppo di quello che vi raccontano. Ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa vi dicono, però qui fondamentalmente dovete pulire la mente. Avete tantissime spade, 4 di spade, 8 di spade, 5 di spade, vabbè, il diavolo, la torre. Poi abbiamo il 2 di spade, il 3 di spade, il 5 di spade, il 7 di spade. Ne avete proprio tante. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, il 6 di spade non ce l'avete. Però praticamente, a parte l'asso e 6 di spade, le avete tutte fino all'8. Andiamo a vedere un oracolo. Ok, guardate, questa carta fa vedere un pugno verso l'alto, come per dire forza, coraggio, andate verso l'espansione, andate verso la comprensione, verso la consapevolezza. Ragazzi, quando arriva il giudizio sono sempre quei momenti eureka, quei momenti di... non si accende solo una lampadina, è proprio tutto un lampadario, ok? Quindi è come se illuminasse la vostra vita. Personalmente, quando ho avuto il mio risveglio spirituale, è come se avessi incastrato tutti i pezzi della mia vita che fino a quel momento non riuscivo a incastrare, a capire il perché di certe cose. Beh, quando è arrivato per me, tutto ha preso un senso. Bene, e poi abbiamo la carta numero 19. Mm. E qui, ragazzi, parla di un enigma e lo vedo qui con questo 7 di spade, la luna al contrario. Tenete gli occhi aperti. Ripeto, per molte persone è una questione familiare che riguarda una madre, ma per qualcuno potrebbe anche riguardare una questione tra sorelle o tra cugini, eh. Ehm, E poi parla di scelte che devono essere fatte e quindi anche qui abbiamo la torre che indica il dover ricominciare, da che parte ricomincio, come strutturo il mio sogno, che tipo di speranza metto, perché qui vi sento un po' scarichi anche senza speranza. E, e poi parla di servizio, ragazzi. Quindi se siete in una fase della vostra vita dove state cambiando radicalmente, dove veramente vi è venuto tutto giù, ma proprio tutto, chiedetevi come potete servire il mondo. Probabilmente vi dirò, è molto facile che in queste fasi di risveglio spirituale avvenga quella che si dica essere la chiamata proprio del giudizio, la chiamata degli angeli, degli arcangeli. E la chiamata per noi su questa terra è quella di metterci al servizio, cioè di aiutare
gli altri a superare certi tipi di problemi in cui noi siamo diventati maestri nell'affrontare, no? Cioè praticamente è come se, non lo so, una persona che guarisce dall'abuso aiuta altre persone a uscire e guarire dall'abuso. È un po' come il riuscire a guarirsi vi permette di diventare maestri e di aiutare anche gli altri. E potete farlo mettendovi a servizio. Non necessariamente dovete farlo, diciamo, come se foste dei terapeuti, ma magari qualcuno lo può fare attraverso l'arte, semplicemente, diciamo, dando bellezza alle persone, sapete, condividendo la bellezza che si può creare, o cose di questo genere. Va bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi per il prossimo periodo. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie. Potete farmelo sapere con un like, un commento, una condivisione o la vostra iscrizione. Se poi volete anche sostenere attivamente il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due. La prima, quella più bassa, è un semplice supporto al canale, mentre con la fascia di prezzo più alta avete accesso ai video di crescita personale e spirituale. Ci tengo a fare una piccola precisazione. Il percorso individuale che sto proponendo è un percorso cucito sulla persona in base al problema specifico che mi porta la persona durante le sessioni ed è basato sul lavorare le credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che andrò a trattare mano a mano nei video riservati agli abbonati. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!